Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere come creare una loading screen, cioè un widget, una schermata che si antepone appunto ai nostri cambi di livello per mascherare le schermate nere, le tempistiche di caricamento, le tempistiche di ingresso e tutto quello che insomma tutto il lavoro che viene fatto sotto dal progetto e che non vogliamo appunto far vedere nella produzione nel gioco finale. Quindi mettiamo una bella schermata cattivante che possa andare appunto a coprire tutte queste imperfezioni appunto di lavorazione. Sarà un sistema ovviamente modulare, lo faremo come ci sono fatti tanti titoli in AAA di giochi più o meno famosi, quindi avremo la nostra schermata che cambia ogni volta e può dare consigli, avere immagini diverse eccetera eccetera. Sarà comunque un sistema multiplayer, sarà un sistema comunque anche persistente, lo andremo a creare nel game instance in modo che sia attivo e utilizzabile da qualsiasi punto per tutto il gioco. Siccome abbiamo già fatto qualche tutorial, siamo già arrivati ad un certo punto, andremo anche a sistemare diciamo tutta la parte del timer, perché attualmente per passare da un livello all'altro abbiamo solo il sistema timer, quindi abbiamo un timer che come possiamo andare a vedere rapidamente tiene conto della tempistica delle partite, ovviamente anche di chi è entrato in gioco, e una volta che finisce come vedete passa direttamente all'altro quadro senza una loading screen che dovremo andare a cercare, quindi si blocca tutto il quadro, rimane bloccato per un po' e parte l'altra schermata, dove poi parte un ulteriore timer come avete visto, che quando finisce non dà nessun tipo di preavviso di inizio di gioco. Quindi quello che andremo a fare nella prima parte a sistemare la questione timer e inizio gioco, che fa comunque parte del nostro sistema di loading screen, e andremo ad inserire appunto una schermata, un widget che indichi start game o simili, ci dia un invio appunto per l'inizio del gioco. E poi andremo appunto a creare la nostra loading screen che andrà a coprire, come dicevamo, i passaggi tra le schermate. Quindi è un sistema che può venire bene a tutti, può essere utilizzato come dicevo prima da qualsiasi punto, ovviamente se volete usare il timer e tutto il sistema vi consiglio di andare a vedervi i video precedenti, e comunque anche per la sezione iniziale potreste trovare qualcosa di interessante anche se non avete seguito tutto il percorso. In ogni caso, se vi interessa solo la loading screen, potete anche andare un po' più avanti nella seconda parte del video o nel video successivo. Ora vediamo come riusciamo a tagliare questo video, quanto tempo ci mettiamo. Allora, è un video che di per sé è corto ma c'è tante finiture, quindi potrebbe anche diventare lungo, non sappiamo di preciso la durata, quindi mettiamoci subito all'opera, iniziamo e vediamo di portare già qualche risultato nelle prime parti. Ok, allora la prima cosa che vogliamo fare assolutamente è avere almeno qualche foto da inserire nelle nostre schermate, perché poi i testi li inseriremo dopo, ma le foto le dovremo appunto importare. Quindi possiamo andare nella nostra game folder, nella nostra cartella principale, aggiungere una nuova cartella e chiamarla per esempio png, anzi chiamiamola textures, e poi all'interno insomma facciamo un'altra cartella png eccetera eccetera. Al momento io ho scelto due foto e due immagini prese direttamente da internet in maniera totalmente casuale. Ho scelto due foto di due giochi, non so neanche di preciso cosa siano, le utilizzo appunto per fare la nostra loading screen. Se voi volete iniziare giusto per provare, poi la potete cambiare dopo, prendete due foto anche voi casuali, altrimenti se avete già dei loghi vostri o delle foto particolari del vostro progetto, ovviamente utilizzate quelle. Quindi abbiamo inserito le nostre foto, le andiamo a rinominare, sempre ci dobbiamo ricordare delle desinenze, quindi scriviamo texture e qui la possiamo chiamare per esempio anzi facciamo loading screen 01 e loading screen 02.
potete metterne quante ne volete, queste qui andranno poi a comparire in successione durante le varie schermate di caricamento, quindi più ne avete meglio è. Giochi per esempio come Ark Riders, Call of Duty eccetera eccetera, ora mi viene in mente Ark Riders perché è uno degli ultimi titoli a cui sto giocando, loro ogni volta che cambia la schermata vi viene un consiglio diverso, alcuni mettono consigli di gioco dei tasti, loro per esempio mettono finte frasi dette da alcuni personaggi del gioco, quindi insomma ci potete mettere poi un po' quello che vi pare. Ok, allora l'importante è aver caricato le nostre due schermate di caricamento e poi andiamo a lavorare direttamente su Blueprint. Quindi la prima cosa che volevamo fare, come dicevamo, era andare a modificare il nostro timer. Il nostro timer lo abbiamo inserito dentro la cartella Frameworks Game State, quindi si trova all'interno del nostro Game State. Qui, se ricordate, abbiamo tutta la logica riguardante l'andamento del nostro timer. Allora, come dicevamo, dobbiamo suddividere per prima cosa i due timer differenti, uno che si occupa della fine della prima parte, diciamo, del menu lobby in questo caso, che poi ci porta al menu di gioco, e quindi faremo una loading screen in quel punto, e poi abbiamo una seconda sessione invece che ha partita già iniziata nel quadro di gioco che ci deve dare lo start, quindi noi dobbiamo sapere se ci troviamo fondamentalmente nella nostra lobby o se ci troviamo già nel mondo di gioco con la partita in corso. Quindi per fare questa divisione andiamo a creare una variabile booleana che possiamo chiamare per esempio menu o gameplay, quindi a seconda che sia selezionato o meno ci troviamo nel menu o nel gameplay, e poi dobbiamo andare a impostare questa variabile appunto nei game mode per capire se ci troviamo effettivamente nel game mode del menu o nel game mode del gameplay. Esplora contenuti, game modes, e li apriamo tutte e due, quindi gameplay game modes è il nostro quadro di gioco, mentre lobby game mode è il nostro quadro menu. Possiamo andare direttamente qua dove richiamiamo la prima volta il nostro game state, che direi che si trova esattamente anche qui, volendo possiamo anche già farlo, quindi qui team balance eccetera eccetera. Allora possiamo anche farlo qua che è un po' più comodo, quindi mi sposto un secondino queste cose qui. Andiamo a prendere il nostro game state, aggiungiamo un punto, adesso andiamo veloci, poi me lo sistemo con più calma dopo, e andiamo a cercare la nostra variabile, quella che abbiamo appena creato, menu o gameplay, che ovviamente deve essere istanza modificabile, esposta alla generazione e soprattutto deve essere replicata. Compila, torniamo al nostro game mode e andiamo a cercare appunto il nostro menu gameplay set. Ok, in questo caso siamo nella lobby, quindi gli diciamo che siamo nel menu e lo selezioniamo, e lo stesso facciamo ovviamente per il nostro gameplay, quindi andiamo in questa zona qui, aumentiamo un po' di spazio, qui andiamo di nuovo a chiamare il nostro menu gameplay set, e qui ovviamente non siamo nel menu ma siamo nel gameplay, quindi lo lasciamo spuntato, cioè senza spunta. Adesso abbiamo praticamente in questo modo definito a che cosa si riferisce questa variabile, quindi quando siamo nel menu e quando siamo nel gameplay lo lasciamo spuntato, e andiamo qui dentro il nostro onWrap time remaining, cioè la nostra funzione replicata, e qui gli dobbiamo appunto dire che vogliamo sapere che cosa deve fare il timer quando si trova nel menu e quando si trova nel gameplay, quindi
portiamo in gioco get menu gameplay e aggiungiamo un branch, quindi se siamo nel menu con il vero andiamo a fare un print string con scritto menu, lo possiamo anche mettere azzurro, va bene, giusto per differenziarlo. CTRL D, se siamo nel gameplay ovviamente ci dobbiamo trovare nel nostro gameplay e lo possiamo per esempio fare rosa, colore a caso, e qui possiamo aggiungere 5 secondi, anzi facciamo 4 secondi e 4 secondi perché abbiamo i timer tante volte da 5, quindi imposto 1 perché altrimenti non mi parte il play e andiamo a provare il gioco con un giocatore solo. Funziona anche con più giocatori, ma per questioni tecniche altrimenti mi crasherebbe il video, proviamo solo con uno. Quindi il timer è partito, come vedete ci indica che ci troviamo nel menu. Quindi quando mettiamo in quella sezione su branch qualche nodo lo farà nel menu, e qui invece ci troviamo esattamente nel gameplay, quindi abbiamo già fatto la primissima divisione tra menu di gioco e gioco effettivo. Adesso dobbiamo andare ad inserire i nostri e le nostre schermate. Quindi torno su esplora contenuti, vado nella mia cartella widget, faccio un'altra cartella perché questa qua è dedicata specificatamente agli UTS e questa qui addirittura è blueprint UTS, quindi creiamo una nuova cartella per avere un po' di ordine, widget blueprint, e lo chiamiamo per esempio utilities. E qui all'interno ci creiamo la nostra start screen, chiamiamola così, quindi andiamo su interfaccia utente, blueprint widget, user widget, widget blueprint start screen. Creiamo prima questa, poi faremo la loading screen, ma faremo probabilmente un duplicato di questo, quindi per il momento lavoriamo su una soltanto. L'apriamo, poi possiamo prendere direttamente un bordo, lo possiamo anche sistemare dopo, prendiamo il tasto ed è tutto quello che ci serve in realtà. Adesso andiamo a sistemare tutto, quindi il bordo lo andiamo a centrare, lo allineiamo, mi raccomando, in modo che venga bello centrato, e lo ingrandiamo manualmente, quindi 1920 x 1080, e lo andiamo ad ancorare su tutta la finestra con il quadrato intero, mentre il colore lo possiamo un attimino andare su brush color, andare molto molto bassi, quindi per esempio fare uno 003, no, lo facciamo proprio nero, così almeno se c'è qualche problema vediamo un po' di differenza con il fondo, quindi direi uno 003, e togliamo anche un po' di opacità, quindi facciamo anche uno 04, ok. Poi andiamo sul nostro testo, che ovviamente invece sarà giustificato al centro, e padding per il momento mettiamo 0 e lo centriamo, ok. Font, se avete un font, forse l'avevamo già visto se non ricordo male nei capitoli precedenti, se non l'avete ve lo andate a cercare su DaFont o siti simili, lo importate e lo trascinate all'interno della vostra cartella font e poi ve lo ritrovate qui. Io seleziono il mio, seleziono anche il colore, possiamo farlo del solito colore che uso di solito, questo strano verde giallo, e dare per esempio un 100. Dobbiamo creare un'animazione perché ovviamente io non voglio che compaia una scritta secca e poi scompaia e festa finita, ma creiamo una piccola animazione in modo da rendere il gioco un po' più attivo, un po' più gradevole, e qui possiamo scriverci per esempio start, che va
benissimo. E poi qua andiamo su finestra, animazioni, e ci si apre la nostra tendina di animazioni, e qui possiamo appunto andare a giocare un pochino, a lavorare con la nostra scritta. Quindi clicchiamo sulla nostra scritta, controllate che sia una variabile, qua possiamo chiamarla per esempio text start, in modo da averci un riferimento preciso. Compiliamo e poi andiamo su animazione, possiamo chiamarla per esempio anim pulse, creiamo di creare una pulsazione, la selezioniamo, andiamo su aggiungi text start, questo che abbiamo appena rinominato. Ok, adesso da qui possiamo andare a selezionarci tutti i nostri valori presi dal testo, cliccando su questa casellina. A noi quello che ci interessa è il render opacity, e andiamo anche a prendere già il transform, del quale ci servirà la scala. Il primo che possiamo andare appunto a modificare è il nostro opacity, quindi possiamo partire con un valore da 0, quindi il primo valore non abbiamo niente, andare a chiudere tutto il sistema intorno a un secondo, direi, quindi possiamo già recarci intorno a un secondo, qui riaggiungere 0, in modo che compaia e sparisca, e nel mezzo ovviamente ci devono essere tutti i valori in cui si vede, quindi andiamo a mettere a 0,25 1 e a 0,75 1. Ok, ho inserito lo 0 che mi era saltato, quindi a 0,75 1, e ci abbiamo i nostri 4 pallini. Guardate l'immagine, come vedete parte parte invisibile, compare e poi scompare. Se clicchiamo play ce lo fa vedere. Ok, questo qui è il primo movimento di animazione che vogliamo fare. Poi apriamo la nostra scala transform, torniamo sul nostro 0, e sulla scala abbiamo due valori, ovviamente x e y, perché è bidimensionale. Partiamo con un valore nel quale già riusciamo a vedere un minimo la nostra scritta, tanto va poi a comparire con l'opacità, quindi possiamo fare 0,5 e 0,5, come vedete cambia la scala e la dimensione. Abbiamo un nuovo punto a 25, allora questo di nuovo non me l'ha preso. Ok, quindi abbiamo segnato 0,5 0,5, andiamo al nostro 0,25, a questo punto dobbiamo ingrandire un pochino anche sopra, diciamo, la misura per dare questo effetto di pulsazione, quindi qui possiamo mettere per esempio 1,2 e 1,2. Andiamo su 0,75, quindi abbiamo il secondo punto della pulsazione, in cui torniamo in misura normale, quindi qui scriviamo 1, qui scriviamo 1, e poi andiamo a salire ulteriormente, quindi andiamo ancora più in alto e lo facciamo ancora più grande, quindi qui andiamo su 1,5, 1,5, e andiamo a vedere cosa succede appunto con il nostro effetto. Come vedete crea una sorta di pulsazione. Se io schiaccio play, questo qui è l'effetto. Ovviamente volevo alzare un pochino il dato a 150, quindi lo riproviamo che è un po' più bello. Possiamo anche provare un 200, quindi lo facciamo uscire proprio dallo schermo. Perfetto, ok. Questa è la prima parte, quindi abbiamo creato la nostra start screen, e poi andremo a vedere come fare la loading screen dopo. Dobbiamo semplicemente andare a inserire dove ci interessa, quindi torniamo nel nostro game state, questo comparirà nel gameplay, quindi andremo a lavorare appunto in questa fase qui.
Da qui dobbiamo quindi chiamare il nostro widget, ma lo facciamo in una maniera diversa, non lo chiamiamo direttamente perché sennò rimarrebbe troppo legato al timer, come avete visto prima per esempio i print string che comparivano ogni secondo, perché erano legati appunto all'evento del timer. Invece noi vogliamo che sia sempre attivo, ma che venga richiamato solo nel momento giusto e poi si disattivi. Anzi, andiamo a finire. Ok. Quindi abbiamo creato qui la prima parte, direttamente solo il widget e la parte grafica. Se volete vederla adesso senza tutta la sua animazione basta chiudere l'animazione e come vedete ricompare. Dobbiamo ovviamente attivare questa animazione attraverso il grafico e poi far autodistruggere il widget stesso perché altrimenti rimarrebbe attivo per tutto il tempo del gioco essendo attivato diciamo poi da GameState e GameInstance. Quindi andiamo sul nostro Event Construct, qui possiamo tirare Play Animation, prendiamo questo singolo, diciamo, quello più completo che prevede tutto, ci aggiungiamo la nostra animazione Animpulse che la trovate qui, vi comparirà in automatico una volta che create l'animazione, la andiamo a mettere ovviamente in Animation e quando finisce questa animazione, come dicevamo, la vogliamo rimuovere. Per rimuoverla, remove parent. E quando la vogliamo rimuovere, ovviamente quando ha finito la sua esecuzione, perché altrimenti se lo lasciassimo così a cascata l'event construct inizierebbe e passerebbe subito a remove parent, non la vedremo neanche, tanto sarebbe veloce il cambio. Quindi dobbiamo aggiungere un delay e la misura del delay, siccome la vogliamo automatizzare per non doverla mettere a mano ogni volta, la prendiamo direttamente dall'animazione, quindi get end time. E una volta che finisce l'animazione, come dicevamo, viene rimosso, quindi è un widget autodistruttivo e che dobbiamo andare a impostare ovviamente nel game state nel punto in cui vogliamo che venga mostrato. Ok, quindi verrà mostrato come dicevamo qui all'interno del nostro branch, sul false del nostro branch, ma non lo facciamo partire direttamente da qui perché sarebbe legato altrimenti a tutto il ciclo dei secondi e comparirebbe come abbiamo visto prima le scritte del print string una ogni secondo, andrebbero a sovrapporsi, insomma si creerebbero problemi. Quindi la creiamo già attiva e la andiamo solo a richiamare nel momento in cui serve per poi autodistruggersi dall'interno, quindi il sistema rimane in ogni caso pulito. Ci rechiamo nell'event graph e andiamo a creare appunto il nostro widget. Lo facciamo prima dell'attivazione dei nostri input, quindi qui possiamo cercare direttamente create widget. Ovviamente deve essere collegato al nostro player controller, quindi possiamo prenderlo da qua o se volete duplicarlo metterlo sotto è indifferente. Il widget che andiamo a chiamare sarà il nostro start screen. Dobbiamo controllare se sia valido o meno, come dicevo, perché sarà sempre valido, lo richiamiamo quando serve, quindi qui dobbiamo scrivere is valid, qui lo uniamo e se è vero che è valido andiamo a creare la nostra variabile, quindi creiamo un riferimento per poterlo poi richiamare come dicevamo, quindi promote variable e lo chiamiamo widget blueprint start screen. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticarci di andare a ricollegare i nostri input. Compiliamo. Questo lo possiamo questo qui lo possiamo già richiamare direi da qui con un custom event che possiamo chiamare start screen
con il quale possiamo andare a prendere appunto il nostro widget di riferimento con la nostra variabile e dirgli semplicemente add viewport. E infine dobbiamo chiamare il nostro start screen dal nostro timer, ok? Quindi qui è come se chiamassimo direttamente il nostro widget, quindi possiamo andare su il grafico start screen, che è il nostro add custom event, questo lo possiamo anche rimuovere. Ultima cosa, dobbiamo andare a impostare un punto 0 perché non abbiamo mai impostato un punto 0, quindi sappiamo quando va sotto il 5, possiamo sapere anche quando va sotto lo 0, ma non abbiamo un punto 0 effettivo. Quindi torniamo nel nostro grafico e qui gli diciamo semplicemente che una volta che va sotto lo 0 o che è uguale a 0, qui possiamo duplicarlo, il nostro tempo sarà effettivamente pari a 0. Aggiungiamo un piccolissimo delay perché sennò vi crea un bug. Questo qua non ve lo faccio vedere, ve lo anticipo perché facciamo prima. Praticamente cosa succede quando finisce il timer? È talmente veloce la chiusura che poi non mi conta il widget, nel senso che mi conta che è a 0 ma non ha il tempo di partire il widget, quindi gli diamo un piccolissimo delay prima di dirgli che effettivamente il timer è finito, altrimenti il timer va a 0, ve lo conta direttamente finito in contemporanea e non riesce diciamo a fare tutto il passaggio di dati. Sempre questioni di tempistiche, non vi preoccupate, voi inseritelo, vi assicuro che serve. Poi se volete provare senza vedrete appunto che probabilmente non vi si vedrà il vostro widget. Possiamo provare e andare a vedere se funziona, quindi facciamo un piccolo test, anche perché come dicevo, come vedete siamo già a un buon minutaggio. Come vedete qui compare la nostra scritta che siamo nel menu, non compare nessun widget perché siamo nel menu e noi abbiamo lavorato nel gameplay. Qui parte, come vedete, la nostra schermata, ma parte sempre riferita al nostro timer. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, scusate, non è successo niente di particolare, ci siamo semplicemente dimenticati di dirgli quando deve partire effettivamente il timer. Perché come vedete abbiamo detto sì, parti quando sei nella schermata di gameplay piuttosto che in quella di menu, ma non gli abbiamo detto quando, e lui quindi cosa fa? Parte con l'ultimo dato che gli abbiamo dato, cioè quando scende sotto i 5 secondi. Invece deve partire quando arriva a 0. Quindi ci duplichiamo tutto questo blocco e qui gli diciamo che oltre a essere funzionare quando è sotto i 5 secondi, deve anche funzionare quando è uguale o sotto i 0 secondi. Quindi andiamo a vedere se adesso funziona. Quindi come dicevamo, come vedete sono scomparse anche le scritte menu che dovrebbero comparire una volta sola quando è finito il timer, cioè quando dovrebbe poi comparire effettivamente la loading screen. E qui abbiamo la fine del secondo timer con il quale parte il nostro start. Perfetto. E poi parte il nostro timer ufficiale di partita, possiamo muoverci, fare tutto quello che vogliamo. Qui abbiamo poi un secondo timer e poi ci sarà ovviamente alla fine della partita, eccetera eccetera. Va bene, andiamo avanti. Quindi la prima parte è andata a buon fine, abbiamo già fatto un buon lavoro, ci abbiamo messo già un pochino, quindi cerchiamo di andare rapidamente e ci dedichiamo ora alla loading screen. Quindi questa parte ovviamente è quella che vale per tutti, perché noi adesso lo inseriremo all'interno del timer, ma poi nei tutorial successivi comunque andremo a creare tutto il menu e quindi vedrete che questo loading screen lo utilizzeremo in vari punti, non solo dal timer, verrà utilizzato dall'inizio alla fine del gioco.
quindi è una sezione molto importante. Allora, per farlo andiamo a crearci prima di tutto il nostro duplicato dello start screen, facciamo il duplicato, poi taglio il video perché sto pensando adesso che effettivamente è un altro passaggio molto lungo e importante, siamo già credo a più di mezz'ora, quindi verrebbe un video di 2 ore probabilmente, quindi facciamo così, non creo neanche la schermata, ci vediamo direttamente nel prossimo video dove vedremo esclusivamente la loading screen, quindi anche chi non segue il percorso avrà un video separato, e vi dico già che sarà un po' lungo perché volevo fare appunto il cambio di immagini, il cambio di scritte, fare un po' di movimento, e deve essere appunto persistente, passare tra i quadri, ci vuole un po' di lavoro. Secondo me verrà un altro video di almeno mezz'oretta, quindi vi ringrazio per aver seguito finora e ci rivediamo subito dopo nel prossimo video, tanto credo che li caricherò insieme. Grazie ancora, a presto, ci vediamo al prossimo.